Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video voglio mostrarvi il mio processo di post-produzione di una foto attraverso Lightroom, cercando di ricreare lo stile di Brandon Woeful. Se volete vedere come ho realizzato queste foto, vi ricordo che sul mio canale trovate il backstage del servizio fotografico con consigli utili su come organizzare il set e scattare. Woeful usa uno stile di editing molto coerente in tutte le sue immagini, che sono principalmente ritratti notturni con luce bagliori dall'effetto magico. C'è una preferenza per i colori freddi, neri attenuati, tonalità tendenti al blu, magenta e rosa. Vediamo come ottenere questo effetto con pochi e semplici passaggi in Lightroom. Scegliamo la foto da modificare e clicchiamo su Sviluppo. Io ho Lightroom in lingua inglese, ma comunque per chi lo ha in italiano vi dirò il rispettivo nome a voce, seguite il tutorial e non dovreste avere problemi in quanto si tratta comunque degli stessi passaggi. Quando si scatta in condizioni di scarsa luce è necessario innanzitutto apportare delle modifiche di base alla foto. Andiamo a sistemare quindi le impostazioni base di questa immagine, riduciamo la temperatura colore per far sì che l'immagine sia più sui toni del blu, aggiungiamo un po' di contrasto. Aumentiamo la luce di schiarita. Ora sulle curve dobbiamo ricreare l'effetto dei neri impastati, alzando il punto più in basso della curva e poi perfezioniamola un pochino cercando di creare una piccola S per dare più contrasto all'immagine. Ora apriamo il pannello di calibrazione fotocamera che trovate in basso e cambiamo i valori delle tonalità. Sia rosso che verde che blu vanno ridotti, diciamo un valore indicativo di meno 100 che però va aggiustato da foto a foto a seconda della temperatura colore che ha la vostra immagine. Ecco, io ho scelto questi valori. Adesso, se volete potete anche fermarvi qui, oppure potete scegliere di continuare a giocare con impostazioni più avanzate e migliorare ulteriormente l'effetto. Ad esempio, su tonalità possiamo andare a modificare il rosso, l'arancione e il giallo. Possiamo alzare il valore di acqua e abbassare quello del blu. Poi andiamo a modificare anche la saturazione dei colori. Vado ad abbassare tutti i colori lasciando solo il magenta e il viola che anzi aumento un po'. Giocando con la luminanza possiamo aggiustare la luce su determinate zone della foto. Su divisione toni possiamo dare un colore ancora più freddo alle ombre e uno più rosato alle luci. Io aggiungo anche un po' di dettaglio che mascaro con un valore di 90, così che solo le aree più a fuoco vengono accentuate. Per vedere dove si applica la maschera basta cliccare Alt sulla tastiera e contemporaneamente spostare il cursore. Le aree bianche sono quelle dove l'effetto viene applicato. Visto che ho scattato a ISO 1600, ho deciso di inserire anche un po' di riduzione del rumore, senza esagerare. Un modo per aumentare la luminosità e la temperatura sul volto della modella è di usare il filtro radiale, che è questo cerchio vicino al pennello di regolazione. Faccio un cerchio delle dimensioni del viso, poi clicco su Inverti maschera sulle opzioni del filtro. Ora basta aumentare la temperatura, le ombre e le luci. Per aumentare invece la drammaticità della foto, possiamo usare il filtro graduato. Scegliamo una tonalità sul rosa, clicchiamo e trasciniamo il filtro da sinistra verso destra. E per diminuire l'intensità basta scegliere la percentuale di colore qui in basso. Se ci sono zone dove non vogliamo che il filtro si applichi, andiamo su Pennello, selezioniamo Cancella e andiamo a cancellare appunto le aree dove non lo vogliamo. Ebbene, questo è il risultato che otteniamo con Lightroom. Vi mostro anche il prima e il dopo la post-produzione. Se volete salvare le impostazioni per utilizzarle in un'altra foto, potete creare un nuovo preset semplicemente cliccando sulla barra a sinistra, Predefiniti, e cliccando sul segno più ci apparirà una finestra dove selezionare le opzioni da salvare. Diamo un nome al preset e cliccando su Crea potremo usarlo ogni volta che vogliamo, richiamandolo dalla sezione Predefiniti utente.
Bene, io spero che questo video vi sia stato utile. Mettete un pollice in su se vi è piaciuto e fatemi sapere nei commenti se volete che realizzi più tutorial di editing come questo, se vi piacerebbe vedere magari lo stesso editing realizzato anche in Photoshop o magari vi interessa approfondire un aspetto specifico della post-produzione. Vi ricordo che potete seguirmi iscrivendovi al canale ed attivando la campanella per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. A presto!